Terronia, 24 dicembre 2022. Per tutti questo giorno è la vigilia di Natale, ma per gli studenti universitari è sessione invernale. quel periodo dell'anno in cui tutti mangiano il panettone, ma tu stai mangiando l'atomo di Thomson. Così il povero Silver, schiacciato da materie pesanti come analisi 2 e Architettura dei calcolatori e sistemi operativi, ha capito di avere una necessità, un'applicazione che avrebbe rivoluzionato il suo metodo di studio. Catgirl Downloader, un'app che consiste in Catgirl, made Catgirl, un toggle molto interessante e soprattutto Catgirl. È stato statisticamente provato che sul 100% del nostro campione si sono verificati incrementi nella media universitaria, statistica per cui è stata premiata come migliore applicazione del 2022 da Product Hunt. Una volta finita l'applicazione avevo bisogno di feedback, per cui ho scritto ad Eric. Ciao Eric, mettiamo caso che Silver abbia fatto una distribuzione Linux che si chiama Niarch e la sua feature di punta è un'app che genera immagini di Catgirl. La scaricheresti? Silver. So quanto Linux sia bello, so quanto sia bello Niarch perché l'hai creato tu ovviamente, quindi se il creatore è così bello per forza deve essere una distribuzione bella, però sto molto bene col mio Windows. Scusate, questa parte era stata registrata da Windows. Anche se doveva essere un mega joke per introdurre la mia app di altissima qualità, Eric credeva in me, quindi niente, Niarch doveva vedere la luce. Una distro concettualmente simile esiste già, Ubuntu, che però è solo Ubuntu Budgie, un po' customizzato e con Discord preinstallato. E io avevo idee un po' differenti. Documentandomi ho scoperto che creare una distro basata su Ubuntu è molto facile. Prendi una ISO di partenza, cambi wallpaper, tema e boom, la tua ISO è pronta. Per Arch Linux no, decisamente no. Per fortuna è venuto in mio aiuto un signore chiamato Eznix, che presenta tutti i tratti di uno youtuber medio di Linux. Video da almeno 40 minuti, barba sul collo, webcam in basso a destra in finestra e un forte campo gravitazionale. Scherzo, Eznix mi è salvato. Oltre a fare la parte dello script che gestisce la roba che conosco relativamente poco, ha spiegato anche quello che mi serviva per rendere Niarch realizzabile. In mente avevo un progetto chiaro, tuttavia ho ritenuto fosse consono cercare su Reddit alcuni post riguardanti Niarch. Ho trovato diversi setup denominati Niarch, qualche wallpaper da yunkare e un post riguardante creare Niarch come una vera distro, su un subreddit peculiare chiamato Linux Furries, e presentava diverse proposte, tra cui icone delle cartelle che sono scatole con gatti dentro, che come idea non è male, ma dovrei fare io il design. Ora, io sono un bravissimo artista, infatti ho disegnato opere come Monastero di San Giovanni piegato dallo spazio e dal tempo, statua con pesce e il mio preferito, pesce peloso. Direi che prendere un icon pack decente e buttarlo dentro la cartella icon sia la mossa più intelligente. Da quel post ho scoperto che già un tizio aveva iniziato un progetto simile, però il grafico delle attività è piatto come l'encefalogramma di un utente TikTok, quindi lo ignoreremo. Sono quindi partito dalla versione GNOME di Archer, con il buon proposito di riempirla di estensioni per rendere gli screenshot originali. Ho quindi preso ArcMenu, l'ho forcata, l'ho rinominata Niarch Menu e ho modificato un po' di roba per farci seguire il tema del sistema. E abbiamo il nostro menu. Tutto ciò durante la sessione invernale. Prima di proseguire vorrei porre alla vostra attenzione che siete tutti iscritti al canale, tranne Giuseppe. Quindi ecco, Giuseppe, se stai guardando questo video, non è che potresti, cioè sei letteralmente l'unico. Milano, 7 febbraio 2023. Una volta finita la sessione avevo 2 settimane per completare il grosso della distro prima dei corsi, in modo da dover fare solo modifiche minori e rilasciare la distribuzione insieme a GNU 44 ad aprile. Così, con Sanremo di sottofondo, ho cambiato impostazioni di Grab, modificato alcuni pacchetti e customizzato Calamares.
Il mio obiettivo era creare una distro pulita, semplice e coerente, come la RAT, così ho preinstallato Flatpak, cambiato un po' di impostazioni, cambiato NeoFetch in Niaofetch, oggetto di priorità massima. Poi ho preinstallato un po' di estensioni, tra cui Material View per far seguire al desktop i colori del wallpaper e fatto in modo che le app Flatpak e GTK3 seguissero quel tema. 11 febbraio 2023, finita la roba base della distro, ho deciso di iniziare a lavorare su Niarch Customize, un'applicazione per cambiare layout molto facilmente e per cambiare alcune impostazioni. 14 febbraio. Per gli innamorati è San Valentino, ma per Silver è l'ora di fare Niarch Tour, un'applicazione lanciata al primo avvio per introdurre il povero malcapitato a Niarch Linux. 15 febbraio, installato App Image Launcher e Web App Manager. Poi inoltre iniziato a fare il sito con tante buone intenzioni e supportando l'Ucraina o boccia la roccia a seconda delle interpretazioni. 17 febbraio, ho iniziato a fare il PowerPoint sulla mia tesi di laurea e portato il municipio all'11 su Clash of Clans. 18 febbraio 2023, finalmente la prima release in alfa di Niarch. Aveva solo 3 piccoli problemini. Qualunque lingua tu scegliessi ti installava tutto in inglese e alcune impostazioni erano buggate. Inoltre, non avevo testato Nvidia. 19 febbraio. Oggi è l'ultimo giorno prima dell'inizio dei corsi. Sarebbe opportuno idea su come fissare le lingue. Sarebbe anche opportuno cambiare il comportamento di Niaofetch per mostrare il PNG su Kitty. Ma sai che un'app che suggerisce cosa installare sarebbe un sacco figa? E niente, è mezzanotte, ho finito l'app, bella raga. 22 febbraio. Tutto stava andando a gonfie vele. Lo disegniamo. Che è successo? Il disco non lo prende abbastanza veloce, sta flashando un sacco fast. Ok, si è fermato. Ok. Fuck, non devo farlo. Silver, quando è che fai i driver giusti? Sei davvero un amico, Sta facendo. Allora, mi apri il menu di Niash, vedi come esce fuori. Aggiunto voglia questa. Quello funziona. Sì, quello funziona. Voglio belle ste selezioni. Niash Tour? The next day. Oddio, posso selezionare una sola lingua. Ok, hai un hard disk da partizionare. Oh, fuck. Se proprio dobbiamo. Vai, metti l'hard disk, metti. Ah. Il ho scelto una password molto complicata. Ok, sì, sto per scrivere la password così non me le dimentico. Io sono Yarch, by the way. Tra l'altro lo screenshot è pure vecchio, però vabbè. Fanculo, ho già lavorato abbastanza su questo progetto. Non è più il mio problema. Di tanto in tanto le venture della scheda video fanno... Ma sì, chi se ne frega. Cazzo, devo prendermi da Amazon uno di quegli stand delle schede video perché cazzo è inclinata come la merda. Oppure capi da video prendi un AMD così Niarch funziona meglio. Grazie, ma no, grazie. Ora? Riavvia. No, Apple dovrò riavviare. Perché non mostra l'animation giusto? Ora? Non ti aspettavi di arrivare fino a questo punto, ammettilo. Ok, ora c'è solo qualcosa che non mi cosa. Niarch Tour non è partito. Non che io sappia. Partire Niarch Tour. What If non parte? Niaofetch? Sì, così. Ok, usi Niarch by the way. Yes! Posso mandare questa foto, vero? Non c'è nulla di compromettente, vero? Ok, ora? Direi che abbiamo finito. No, mi avevi detto di far partire un altro programma. Allora, l'altro programma mi piacerebbe farlo partire, però c'è Silver un non fa piccolo swish problema. swoosh. Va abilitato lo swish swoosh. Dove? Va abilitato su Niarch Customize. Però piccolo problema, Niarch Customize immagino non funzioni. Lo sto provando ad aprire, vediamo. Apri estensioni, perfettamente. Swoosh Swish swoosh. Un motherfucking budino, cazzo, che bello che è. Grazie ad Angelus che si è prestato per vari test, la build Nvidia sembra andare. 24 febbraio, fatta una nuova app che dovrebbe rendere più facile eseguire alcuni script rapidamente. 26 febbraio, ho investito 4 ore buone per fare delle nuove ASCII di Niarch per size diversi del terminale. Ho inoltre fatto uno script per installare le configurazioni di Niarch su qualunque distribuzione. 8 marzo,
Il giorno perfetto per regalare a delle gentili donzelle una USB con Niarch, visto che è stata pubblicata la prima beta di Niarch. 13 marzo. È arrivata l'ora della verità. Eric proverà Niarch. Riuscirà a soddisfare le aspettative che Eric ha posto in me. Niarch rivoluzionerà la storia dei sistemi operativi. Il coccodrillo come fa? Play Virtual Machine. Ingrandiamo. ISO Linux. Ha failato per caricare di Linux.c32. Premi un tasto per riprovare. Che minchia c'ha VMware ora? Eshi o叫べ! Eshi o tatake!